Hungary. Gianluigi, ciao, ben ritrovato. Ciao Simone, ciao a Ciao. tutti, ciao a tutti, un saluto. Come detto, il mercato è ancora all'alba, dall'essere ancora, insomma, il sole ancora deve sorgere per davvero, ma in realtà il Milan due giocatori più o meno praticamente li ha già portati a casa, a zero entrambi, cioè Sportiello e Camada. Il terzo, secondo te, potrebbe essere proprio Loftus-Cheek? Ma secondo me sì, ci sono ottime prospettive affinché possa essere lui, perché è un giocatore che il Milan sta seguendo da diverso tempo, perché oltre al Milan mi risulta lo segue da vicino anche la Lazio, per esempio, con Sarri che lo conosce molto bene per averlo allenato ed apprezzato direttamente, però da quello che percepisco la preferenza del giocatore è piuttosto spiccata e verso i colori rossoneri, perlomeno in questi colloqui che ci sono stati in questa fase. Chiaramente siamo ancora lontani dal chiudere, anche perché comunque il Chelsea fa una valutazione abbastanza importante del suo centrocampista, che non è blindato a livello contrattuale, ma comunque ha un valore comunque che si attesta attorno ai 20 milioni. Il Milan sta riflettendo perché investire una cifra di questa portata andrebbe quasi a dimezzare il budget identificato come quello valido per la sessione estiva, però è certamente un giocatore che il Milan sta guardando da molto vicino e che apprezza parecchio. Mi trasferirei sulla punta, perché in realtà sono usciti tanti nomi, ma forse il vero obiettivo ancora non si è capito chi possa essere per l'attacco del Milan. Più che una punta con un nome ben preciso, Gianluigi, ci riesci a fare una sorta di identikit? Secondo te, su che cosa dovrebbe andare il Milan per Io penso che completare? un obiettivo sia molto vicino Mm. a essere portato a casa anche per quel reparto ed è Arnautovic. Da quello che so, lui è molto vicino al Milan. So che il Milan ha intenzione di farne due di attaccanti, per cui l'altro è un profilo che ancora va reperito. Si sta facendo il nome di Openda, per esempio, che è un nome comunque di grande prospettiva e che piace molto, però il Milan deve farne due, a mio parere, di attaccanti. Non può essere sufficiente un attaccante solo, no? Perché uno va a sostituire il posto che sarebbe dovuto essere quello di Ibrahimovic a tutti gli effetti e che non c'è stato, e l'altro in qualche modo va a prendere il posto in rosa dei vari Rebic e Origi che non fanno più parte, presumo. Rebic sicuramente, Origi non penso che abbia un'altra chance, soprattutto se dovesse arrivare una proposta per poterlo far uscire, e quindi deve andare a sostituire a livello numerico secondo me due pedine il Milan. Una a mio parere sarà Arnautovic, è un'operazione abbastanza ben indirizzata, a patto che si la quadra con il Bologna per il prezzo del suo cartellino, e l'altro è un attaccante invece più di prospettiva. L'identikit base di Openda può essere quello adeguato, ma non mi sto esponendo sul nome perché non ho dei riscontri diretti su una trattativa in fase molto avanzata, al contrario di Arnautovic, che invece mi risulta essere un obiettivo piuttosto vicino e concreto. Ti sposto di un pochi metri indietro, perché il Milan Sì. aveva due tre quarti, e quest'anno in realtà tre con Adli, ma insomma due per davvero, ovvero Diaz e De Ketelare. Sì. Cosa pensi che si faccia con entrambi? Con Diaz è una bella domanda, perché comunque secondo me il Milan ci crede in Diaz. So che è molto stimato ed apprezzato, al di là del fatto che comunque ho la percezione che a livello di tifoseria, la tifoseria sia un po' divisa in due, no? L'opinione pubblica su Brahim Diaz, perché alterna delle prestazioni fantastiche come quella contro il Napoli ad altre da desaparecido, come per esempio negli Euroderby. Di conseguenza magari non c'è ancora la certezza, comunque non è ancora convinto che possa essere un giocatore da Milan come siamo soliti intendere il Milan, nel senso un top club a tutti gli effetti. Nella rosa a mio parere ci può stare, anche come alternativa da poter inserire a partita in corso. Di certo questo tipo di ruolo non può averlo ai costi che sarebbero necessari per il suo cartellino, specie se il Real Madrid dovesse decidere di far valere il diritto di recompra che vanta. E quindi secondo me per lui si lavorerà per cercare di tenerlo a Milano, a patto che si riesca un po' a limare il prezzo, magari arrivando ad un accordo con il Real Madrid con una nuova formula. Per quanto riguarda De Ketelare, io onestamente non vedo all'orizzonte, almeno per adesso, degli estimatori tali da poter ripagare al Milan il prezzo del cartellino. Secondo me il Milan continua a credere nelle potenzialità di questo ragazzo, perché così come lo scorso anno aveva praticamente convinto tutti gli scout che via via si erano succeduti ad osservare da vicino, possono
rimandarsi la valutazione nel giro di un anno con le difficoltà accessorie che ci sono state nel suo inserimento nel nostro campionato. Non so quanto il Milan abbia interesse a far andare il giocatore in prestito. Secondo me potrebbe o dargli una chance per cercare di far vedere le sue qualità ancora trattenendo il rossonero la prossima stagione, con aria nuova, con un nuovo progetto e con la possibilità di partire fin dall'inizio senza aspettare la preparazione come era successo, anche se è una scusante che non regge più visti tutti i mesi che sono trascorsi. Mi sembra che il problema suo sia più che altro a livello di tenuta mentale, no? Di approccio al nostro campionato, una realtà diversa a quella alla quale era abituato che dal punto di vista fisico. Oppure se dovesse arrivare l'estimatore, il club di Premier, lo scorso anno ce n'erano alcuni che, per esempio il Leeds, sarebbe stato disposto a pagare una cifra importante, a quel punto secondo me il Milan non lo tratterrebbe, cioè non è incedibile per dimostrare di aver avuto ragione lo scorso anno. Secondo me se arriva una proposta la si prende in considerazione. Più difficile ipotizzare che secondo me possa partire in prestito invece, almeno per adesso. L'ultima domanda che ti faccio, Gianlu, è generale. Visto che insomma, tra entrate e uscite il Milan mal contate dovrebbe fare almeno 10, 12, 15 operazioni, perché tra entrate e uscite tanti giocatori dovrebbero muoversi. Ti aspetti un Milan molto attivo sul mercato quest'anno? Ma secondo me sì, anche perché comunque se noi vediamo le operazioni in stato avanzato adesso, che praticamente la stagione non si è ancora conclusa, il Milan parte con almeno 2 o 3 settimane di vantaggio rispetto allo scorso anno, che erano un po' le settimane di incertezza post scudetto che avevano caratterizzato la permanenza di Maldini e la prosecuzione del progetto. Questa incertezza con la Champions entrata non dovrebbe più esserci, perché comunque rientrano anche le voci legate a una possibile dissapore con la gestione da parte del direttore dell'area tecnica, e per cui mi aspetto un Milan assolutamente protagonista. Del resto, se noi pensiamo alla passata stagione, ci si può anche inventare qualcosa extra budget, no? Perché noi per esempio abbiamo spesso fatto, noi in senso in generale, no? Si è parlato molto del fatto che l'Inter abbia fatto un ottimo mercato mentre il mercato del Milan sia stato sbagliato, che la società non investa abbastanza, però consideriamo anche che il Milan lo scorso anno, così come quest'anno, partiva con un budget al quale poter attingere, al contrario per esempio dell'Inter e delle altre squadre del nostro campionato che dovevano fare un segno più a fine mercato, per cui dovevano vendere per più di quello che avrebbero speso. Per cui con questo tipo di potenzialità e con la capacità che ha il Milan di individuare giocatori adeguati, capacità che ha dimostrato con i fatti peraltro al di là dell'ultima sessione di mercato, secondo me il Milan può fare una sessione da protagonista assoluto, partendo da una base di più 50-55 milioni. Gianluigi, grazie, buon pomeriggio, alla prossima. Grazie a te. Ciao, Un saluto a grazie. tutti. Grazie, grazie Gianlu, ciao ciao.